Ben ritrovati, è un piacere come sempre ritrovarvi. Dice, ma la Juventus probabilmente dovrà sacrificare tutti i giovani. Non lo so, non vi voglio illudere dicendo che sicuramente qualcuno rimarrà, ma al tempo stesso credo che si debba mantenere una enorme dose di realismo, perché i calciatori ad avere mercato della Juventus sono i giovani e ce lo dice ciò che è già accaduto. Ealing, Aston Villa ti ha chiesto lui e si è concretizzata. Barrenechea, a un certo punto l'Aston Villa ha detto di sì a questa soluzione affinché non saltasse la maxi operazione Douglas Luiz e si è concretizzato il passaggio dell'argentino al club di Birmingham. Hausen, dopo ci arriviamo, è uno dei più richiesti, stesso discorso sull'E, quindi nessuno. È difficilissimo pensare che ci possa essere un effetto asta per Wes McKennie, da qui il malumore della Juventus perché sa di avere tra le mani un problema. È difficile ipotizzare che qualcuno dopo l'ultima stagione ti faccia un'offerta vera, concreta, solida per Manuel Locatelli. È difficile che qualcuno, giunti al 29 di giugno, voglia bruciare la concorrenza perché così folta per avere la meglio su Pippo Kostic o su Arek Milik. Quindi dobbiamo per primi prendere coscienza della situazione, che ci porta a pensare che il sacrificio di alcuni giovani, magari non di tutti, speriamo, crei poi la possibilità di rinforzare la squadra con calciatori più pronti, con calciatori che hanno già avuto modo nel tempo di dimostrare di essere magari dei big, qualcuno che deve effettuare l'ultimo step per poterlo etichettare come un top player, cioè in generale comunque è normale che se vuoi tornare a vincere tu debba alzare il livello e esclusivamente con i giovani non vai da nessuna parte e questo discorso vi viene fatto da uno che per quanto riguarda il settore giovanile mi sembra che si sia sempre speso con commenti che credo che poi facciano parte della realtà dei fatti, cioè la Juventus negli ultimi 4-5 anni ha proposto un lavoro enorme in termini di scouting, di settore giovanile, di attività di base, ma mi accorgo anche che Cristiano Giuntoli, che deve coniugare il binomio ormai celeberrimo competitività, sostenibilità, da qualche parte i soldi per prendere Douglas Luiz li debba ricavare, i soldi per prendere Kefren Turam li debba ricavare, speriamo i soldi per prendere Cop Mainers li debba ricavare e tutte le altre cose che la Juve dovrà fare perché questa, lo abbiamo già capito, sarà un'estate scoppiettante. Quindi bisogna accelerare. Cosa bisogna accelerare? Sulle cessioni, bisogna accelerare su situazioni che magari ancora non intravediamo ma che possono diventare rapidamente molto solide e che ti consentono di avere dei benefici in termini di liquidità e di ingaggi che vai a risparmiare. Anche il tema ingaggi è fondamentale. Perché la Juventus sta lavorando davvero duramente affinché Tech Szczesny vada in Arabia Saudita? Perché risparmieresti circa 7 milioni netti, che si sommano poi a quelli che hai risparmiato da Alexandro, per Alexandro, visto che il suo contratto è scaduto, non gli è stato rinnovato, e a quelli che magari potresti risparmiare qualora Adrien Rabiot, cui domani scade il contratto, dovesse risponderti picche. Ecco, questo è già un risparmio notevole, perché sì, è vero, tu vai a spendere di cartellino per prendere Thuram, per prendere Douglas Luiz e quant'altro, poi non voglio entrare troppo nei tecnicismi, bisogna ascoltare quelli bravi, io ascolto tendenzialmente su YouTube quando fa contenuti di livello con Colpo Gobbo, in generale con altri creators, il professor Bava, che rende davvero semplice una materia molto complicata, perché non tutti siamo esperti di finanza, alta finanza, economia, eccetera, eccetera. Però bisogna capire, no? Cercare di capire quali siano i meccanismi, i tecnicismi in fase di bilancio, nella costruzione dello stesso e tutto ciò che poi è diventato davvero direi di dominio pubblico, perché fino a 10 anni fa credo che nessuno si intendesse, a meno che non fosse del mestiere, del settore, di questi ambiti. Invece ora c'è una grandissima conoscenza della materia che passa dalla medicina al campo, passando per il settore finanziario, vabbè, è giusto che sia anche così. Documentarsi prima di tutto. Però è normale che avere degli ingaggi più sostenibili ti consentano di
di avere nel tempo anche più potenza di fuoco, cioè alzare l'asticella non come è accaduto quando a un certo punto abbiamo iniziato a dare 7 milioni a Tizio, 7 milioni a Caio, il più uno in base a determinate presenze a Tizio, il più uno in base a determinate presenze a Caio. Ecco, lì abbiamo alzato troppo l'asticella e fa parte anche poi del macro argomento Cristiano Ronaldo, che poi ha portato anche gli altri a pretendere determinati rinnovi. Alla fine della fiera hai alzato il livello troppo, probabilmente per le tue possibilità, ed è finito tutto. Ora che siamo tornati indietro nel tempo, perché siamo tornati indietro nel tempo e basti vedere anche quello che la Juventus riuscirà a combinare per quanto riguarda il main sponsor, con delle valutazioni che vengono effettuate da molti tifosi che vorrebbero 50 milioni l'anno, ma che effettua queste valutazioni non ha capito in quale periodo storico si trovi la Juventus e cosa sia accaduto soprattutto negli ultimi 2 anni. Però è normale che Giuntoli in questa fase debba attingere principalmente dal serbatoio verde, perché ti consente di avere anche più rapidità di esecuzione. Io sono il primo che vorrei che Hausen e Soulé rimanessero alla Juventus 2024-2025, perché sono legati entrambi per motivi differenti. Hausen mi aveva già catturato, io vi facevo una testa tanta quando lui giocava non ancora nell'Under 19, bensì nell'Under 17, con la quale si era laureato capocannoniere, da difensore centrale, perché batteva i rigori, perché batteva le punizioni, perché era molto bravo al gioco aereo, considerando che già a 17-16 anni Hausen era oltre l'1,90. Quindi per me, evidentemente, vedere Hausen in una Juventus titolare, Hausen fare un percorso, mi riempirebbe il cuore, ma capisco che oggi sia molto complicato che ciò possa accadere, perché se tu riesci a portare a casa una richiesta di 30 milioni, quelli che saranno 25 per Hausen, e poi con quei soldi vai a fare un'offerta per Kopp Meiners, che magari è il giocatore che vuole a tutti i costi Thiago Motta, o che vorrebbe a tutti i costi Thiago Motta, io capisco, io non tifo le mie idee, sì, le sostengo, ci credo fermamente e non rinego minimamente poi le valutazioni che ho fatto in passato. Per me Hausen resta un predestinato, come lo stesso Soulé sta facendo vedere delle cose notevoli, però ciò che interessa, il mio parere, conta zero, cioè le mie valutazioni contano zero, conta come la Juventus riesca a costruire un organico estremamente competitivo per le competizioni domestiche e che possa fare anche la sua bella figura tra nuova Champions League e mondiale per club. Quello conta, cioè è un qualcosa che io le guerre di religione che riguardano dirigenti, allenatori, calciatori, le detesto. Quindi posso essere estremamente dispiaciuto qualora Hausen, e ci sono grossissime chance, parta a titolo definitivo. Sì, nella maniera più assoluta. Poi però devo anche immedesimarmi nelle difficoltà a cui deve fronteggiare un manager in questo momento che è a capo dell'area sport della Juventus. E Cristiano Giuntoli, ne parlavamo questa mattina, comunque mi sembra che stia cercando di portare avanti la programmazione e che stia anche tentando di tenere duro per certi calciatori. Mattia Soulé è stato il primo giocatore che l'Aston Villa ha chiesto quando è nata la trattativa tra Giuntoli e Monchi per Douglas Luiz. Ancora prima di Inning, prima di tutti, prima di McKennie. Ma la Juventus ha detto no, perché per noi il giocatore ha un valore, attorno ai 40 milioni, e in questa fase non vogliamo prendere decisioni affrettate che possano poi anche complicarci i piani qualora avessimo bisogno di denaro fresco da reinvestire su calciatori più top. Quindi, Giuntoli le idee, le molto più chiare di noi, ed è normale che sia così perché lui frequenta abitualmente la Continassa, mentre noi commentiamo da casa, stando molto comodi, magari con l'aria condizionata. Ecco, quindi dobbiamo anche tenere conto, no, di chi siano i protagonisti e di quanto sia sbagliato magari giudicarli in maniera superficiale, perché attenzione, io non voglio nemmeno far passare il messaggio che sia tutto rose e fiori, perché ora siamo gasati, è giusto che ci sia anche fermento con una Juventus molto molto operativa tra entrate e uscite, e siamo solamente al 29 di giugno, ma al tempo stesso poi vedremo se tutto ciò, quello che sta facendo ora la Juventus, confluirà in una squadra competitiva e che possa ottenere determinati risultati. Quindi il mercato di quello che fai a giugno ha valenza zero, ma noi dobbiamo analizzare il percorso, dobbiamo analizzare le potenziali ragioni delle varie scelte,
e devo dire che mi sembra che ci sia molto fosforo in tutto ciò che è stato fatto finora e speriamo che si continui così. Quindi vediamo anche se il Paris Saint-Germain, che come raccontava l'Equipe ha altri obiettivi primari per la difesa, ma se non riesce a chiuderli ci può stare anche che contatti ufficialmente la Juventus. Quello che vi posso dire è che ad oggi offerte ufficiali non ne sono arrivate, ma c'è la netta sensazione che arriveranno, un po' come per Sule, perché le offerte per Sule, ve lo garantisco, arriveranno. La Juve avrà la forza di dire no e di riuscire poi a completare l'organico passando da altre vie, passando da altre cessioni, è ciò che speriamo tutti. Mi incoraggia a vedere che Giuntoli stia lavorando attivamente tanto sul mercato di entrata quanto su quello in uscita, perché quello in uscita è fondamentale per evitare che si sacrifichino tutti o molti giovani che sono di proprietà della Juventus. Poi qualcuno mi ha anche detto ma sì, tanto la Juventus riuscirà a riportare altri calciatori in prima squadra, riuscirà a creare altro valore con gli Azic, eccetera eccetera. Lo spero ovviamente, ma vi garantisco che non è semplice nella maniera più assoluta. È per questo che sottolineo sempre che Matteo Tognozzi, Giovanni Manna e tutti i collaboratori abbiano fatto un gran lavoro, perché a un certo punto, cioè, se noi oggi parliamo di Sule che ha un valore di 40 milioni, è perché qualcuno è riuscito a primeggiare quando giocava nel Velez. Se noi ora parliamo di Hausen che possa valere, e non ne ha mai fatto neanche penso 2 o 3 partite di fila dall'inizio titolare in Serie A, sui 30 milioni, è perché qualcuno è stato molto bravo a fare in modo che lui accettasse il progetto Juventus quando ha lasciato il Malaga, e c'erano tantissime squadre, dal Barcellona al Bayern, ve lo garantisco. Quindi io non sono così convinto che sia così semplice replicare quel lavoro, soprattutto con un'area sport che è cambiata, perché non ci sono più quei protagonisti che lavorano in una determinata maniera. Poi sarà meglio, sarà peggio, ribadisco, questo ce lo dirà solamente il tempo, ma non penso nemmeno che sia un esercizio così semplice proporre quello che la Juventus ha proposto negli ultimi anni. Anzi, da questo punto di vista io sono un po' più negativo, cioè io vedo una Juventus che sarà sicuramente più competitiva nel mercato prima squadra con Giuntoli, con Stefanelli, con Pompiglio, ma anche nel stesso settore giovanile, nella maniera più assoluta, ma in termini di scouting non lo so, la Juve comunque farà un po' più di fatica, poi vediamo cosa succederà. Questo vuol dire anche massima fiducia da parte mia, da parte di tutti noi, nelle qualità di Stefano Stefanelli, che avrà proprio il ruolo di capo scouting, ma è una struttura diversa. Noi non dobbiamo più immaginare la struttura che c'era prima, ovvero quando c'era Cherubini, Manna, Tognozzi, tutto molto schema. Qua è diverso, con Giuntoli, Pompiglio, Stefanelli. Poi ovvio che ci sono delle attività che devi portare ugualmente avanti, ma con caratteristiche differenti, perché i protagonisti sono altrettanto differenti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica e lasciate un bel like.